Qui abbiamo tutta la zona del Renon, un altipiano che va fino a 2500 metri da questa parte delle Dolomiti, che sono secondo me le montagne più belle del mondo e che sono poi le mie montagne. Come forma, come espressione, non ci sono montagne come le Dolomiti. Questo è lo Sciglia con la cima Sant'Na a sinistra, è un tipico massiccio delle Dolomiti, è il simbolo come montagna di questa città, di questo paese sul Tirolo, e io sono salito tante volte e dietro lo Sciglia, non molto lontano, ci sono le Odle dove io sono poi nato e dove ho fatto le prime esperienze. La tragedia del Nanga Parbat è il fatto più difficile che ho vissuto nella mia vita, perdendo il fratello, che non era soltanto un fratello, era anche un compagno di cordata, un amico intimo. Abbiamo vissuto questa infanzia, la quale poi viene raccontata nel film per capire anche da dove vengono questi due bambini, questi ragazzi che poi diventano alpinisti di una certa capacità. Sono invitati ad andare con un capo spedizione un po' fascista, direi, sul Nanga Parbat, tempi passati per fortuna, e poi lentamente si capisce che questa spedizione anche dal punto di vista psicologico non è che funzioni tanto bene, e alla fine parto per salvare il successo, anche perché volevo farlo, da solo per la cima. Bisogna sapere che si tratta della parete più alta del mondo, una parete di 4.500 metri di dislivello, con la cima nella zona della morte, dove l'uomo è molto lento, dove manca poi anche la capacità di decidere, perché anche nel cervello non c'è più quella capacità che abbiamo normalmente a livello del mare. Il fratello mi segue. Ci incontriamo sotto la cima e facciamo lì l'errore principale di andare avanti e senza avere una catena di corde fisse per discendere. Siamo partiti senza la corda, come in una salita solitaria nelle Alpi. È molto rischioso quello che facciamo, però si trattava di un 8000, della parete più alta del mondo, e mancava pochissimo. Arriviamo in cima e incominciamo a scendere, il fratello non sta bene, è chiaro che per questa parete quasi verticale non si può scendere. Cerchiamo un'altra via di discesa dove fa meno ripido, però rischiando ancora di più. Poi siamo entrati in una zona molto valangosa e lì il fratello è stato travolto da una valanga. Io cercavo, ma da solo non potevo trovarlo, e poi mi sono lentamente messo in cammino finché potevo camminare poi in ginocchia per trovare le prime persone di quella vallata. Per una vita intera qualcuno diceva che forse non è vera questa storia, perché ero ritornato da solo, e solo nel 2005 è stato trovato poi il corpo di mio fratello, 3,5 km dalla base della parete verso il fondovalle, ma sempre in quella valle del Diamia. Noi alpinisti, andando in montagna, cerchiamo oggi, non tutti ma la maggior parte, di usare poca tecnologia per avere un contatto diretto con la montagna. La conquista verso l'animo, verso l'interno, è la mia meta, e se noi lasciamo le montagne come zona selvaggia, dove in realtà non ci sono infrastrutture, come prima dell'umanità, allora l'uomo ha ancora oggi la possibilità di fare esperienze interne, di sentirsi piccolissimo, di sentirsi un niente. La forza umana la sento soltanto se arrivo al mio limite, ma non prima.
5 metri di corda! Attento! La corda è finita! Ce la posso fare. Ancora un paio di metri. Basta, Reynolds, basta! Reynolds! Sali! Maledizione! Senza ancoraggio intermedio. Su una parete così. Sei pazzo! Sei un irresponsabile! Ci ammazzerai tutti e due prima o poi. Non potevo fare altro, solo salire. Se fossi precipitato mi avresti trascinato. Non è successo. Avrei dovuto fermarmi. Non era più possibile. Perché non vuoi usare gli spit? È un'arrampicata libera. No, è rischiare la vita. Nessuno ti obbliga a venire con me. Tu devi sempre fare quello che ti pare e pretendi che io stia a guardare come un cretino. Almeno ammetti che ci sei andato vicino. Abbastanza vicino. Quale sarà la prossima? Quella che nessuno ancora ha mai fatto. La spedizione in memoria di Sigilo al Nanga Parbat, la montagna del destino per i tedeschi, è terminata il 27 giugno di quest'anno con la conquista della vetta. Per la prima volta ha avuto successo la scalata del versante Rupal, che con i suoi 4.500 metri è la parete più alta e più ripida del mondo, sotto la mia guida. Il grandioso successo di questa squadra è stato tragicamente offuscato dal deprecabile comportamento egoista di chi non ha rispettato le direttive del campo base. La conseguente disgrazia che ne è derivata è il risultato di un macabro scherzo che il destino ha giocato in questa spedizione sull'Himalaya. Lo sconsiderato attraversamento della montagna era stato forse pianificato fin dall'inizio? Sono stati l'ambizione e l'egoismo a compromettere il cameratismo alpinistico? Il fratello stremato era forse rimasto indietro in prossimità della vetta? Mentre l'altro, più forte, era riuscito a trascinarsi a valle? Non è questa la verità! E in questo modo a salvare la propria vita? Non lo sapremo mai. Non è compito mio stabilire quanta colpa abbia Reinhold Messner. Questo sarà il suo fardello, fino alla fine dei suoi giorni. Quello che sta dicendo il dottor Karl Maria Ehrlichhofer non è la verità! La parte difficile è in alto. Anche la salita non è facile. Ma in cima potrebbero vederci. E saremmo nei guai. Buongiorno. Sta attento. Signor parroco. Reinhold. Gunther. Voi siete i figli del maestro.
Cosa pensate di fare? Si può sapere? Il muro era lì, non è colpa nostra. E tu cos'hai da dirmi? Gunther? Non lo so. Non lo so. Quando uno non ha una propria opinione, non dovrebbe ciecamente imitare gli altri. Il cimitero non è un parco giochi. Se non avete rispetto per i defunti, pensate almeno ai vivi. Pensate al dolore che dareste ai vostri genitori se doveste cadere e farvi del male. E adesso sparite. Ne parliamo dopo la lezione. Se volete scalare, potete farlo. Nel fine settimana è su percorsi facili. Ma visto che non lo capite, d'ora in avanti sarò solo io a decidere quando scalare e dove. Dici così solo perché so scalare meglio di te! Gunther, vai in cortile e aspettami. Devono sempre fare di testa loro. Pensano con la loro testa. Questo non è un male. Sono forse io il custode di mio fratello? Così insorge Caino contro Dio. La Bibbia, Genesi 4, ci dà la risposta. Sì, sei tu il custode di tuo fratello. E anche Gesù insegna ai suoi discepoli: non potete salvare la vostra anima se voltate la schiena al prossimo. Ero uno straniero. E voi? Mi avete accolto? Ero malato. E voi? Mi avete fatto visita? Ero prigioniero, affamato, avevo sete, nudo. E voi? Eravate al mio fianco? Queste sono le domande che Gesù vi farà nel giorno del Bastano 8 giudizio. sporgenze. Dove? Senza riguardo per gli altri, voltando le spalle al matto. mondo, Posso mettere nessuno entra il piede nel in quella regno di fessura. Dio. E poi... Non devi fermarti e neanche riposarti. Così Dio dice a Caino: devi perdere la tua patria e la sicurezza della tua famiglia. Salgo da destra. E ora preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo e così. Andiamo sul campanile. Dacci oggi il nostro pane. Vediamo chi arriva prima. Adesso ti prendo. Non ce la fai. Chi arriva secondo pulisce le scarpe per una settimana. Primo. Hai vinto. L'anno prossimo scalerò la parete nord del Grande Fermeda. Da solo. Verrò con te. Sei troppo piccolo. Non è vero. Si vedrà. Diventerò guida alpina. No, scalatore. Come Bonatti. Oppure Bull. Anch'io.
Scalerò la parete delle 3 cime. Io la parete della marmolada, la parete del civetta, la parete del macchero, la parete dell'Aiger, il Nanga Parbat. Il Nanga Parbat. La parete Rupal. L'Himalaya. Lo faremo. Volevamo andarcene. Andare via dalla nostra valle. Lontano da casa. Sognavamo di Ermanbul, delle sue scalate, di una vita in verticale, del Nanga Parbat. Di arrampicarci su una stella lontana, seguendo le nostre regole. Eravamo fratelli, amici, partner. Una cordata perfetta. Non era un'impresa facile. Solo chi sceglieva le vie più difficili meritava il successo. Non era solo arrivare in cima, ma superare pericoli, precipizi, rischi. Affrontare tutto questo con meno attrezzatura possibile. Era questa la felicità. Quando arrivava il grande passo finale. Il momento in cui niente ti sembra impossibile. Beckenbauer ora batterà il calcio di punizione e l'arbitro controlla che la distanza Pausa pranzo! Fantastico. Un invito da Erlich Hofer. La parete sud del Nanga Parbat, l'Himalaya, la parete Rupal. Che vada al diavolo l'Himalaya. Nevica sempre, troppo equipaggiamento. Però il Rupal... Reynolds, sono 4.500 metri ed è ripida. Molto ripida. La parete più alta del mondo. Non ancora scalata? Lo sai cosa si dice di Erlich Hofer? Sì, ma sul Nanga andrei anche col diavolo. E quanto ti costa questo scherzo? 3.000 marchi. E i tuoi studi? Mi fanno scoppiare la testa. Questa spedizione è la mia occasione. E poi forse potrei vivere di scalate. Non puoi farlo se non sei famoso. E ti ricordo che per diventare famoso devi prima morire. La parete Rupal! Sì! E io? Quasi in cima. Non posso guardare. È così in alto. Il Nanga Parbat sarà alto abbastanza per lui. Spero solo che scenda sano e salvo. Reinhold è un bravo scalatore. Anche se non è giusto che vada da solo. Dovrebbe avere un'opportunità anche Günther. Non credo proprio. Prego, si accomodi pure. Grazie. Desidera qualcosa da bere? Dell'acqua, grazie. Bene. Arrivederci. Arrivederci. Reinhold Messner? Sì, buongiorno. È un piacere. Billy Merkel, il mio fratellastro. Abbiamo scalato insieme tante volte la parete sud del Kampen. Un destino beffardo gli ha strappato di mano l'alloro poco prima della vetta del Nanga.
Se solo potesse vedere come portiamo avanti la sua battaglia. Reynolds, dobbiamo conquistare la parete Rupal. Dobbiamo farlo in memoria di tutti quelli che vi hanno perso la vita. Quante spedizioni avete fatto? 7. Questa è la 7ª. La 4ª su Rupal, 2 volte sulla vetta. Nel 53 con Bull e nel 62 con Sigilò sul versante di Amir. L'anno scorso siamo arrivati fino a quota 7100 metri sul versante del Rupal. Poi il maltempo ha mandato all'aria i nostri piani. Herman Bull. Sì, Bull. Fantastica solitaria. Senza l'azione dell'intera squadra, senza la preparazione, non avrebbe mai raggiunto la vetta. L'Himalaya, signor Messner, non è per scalatori solitari. Dove le nostre montagne finiscono, la iniziano. Solo una squadra forte e affiatata può conquistare il Nanga. Non dobbiamo conquistarlo. Basta solo scalarlo. Aprila. Non pensavo che venissi. Gli altri forse sono già a messa. Sì, e presto te ne andrai anche tu. Aprila. La lettera. Ah. Sono d'accordo per Gunther, Carl. Da Ehrlich Hofer. Sepp è saltato. Carl mi ha chiesto di sostituirlo. Gli ho detto di scegliere il migliore. Puoi prendere le ferie? Sì, se no mi licenzio. Volevo già farlo. Buon Natale, Gunther. Buon Natale, Reynolds. E allora? Sono felice per voi. Gunther, stai vicino a Reynolds, capito? Sì, mamma. Abbi cura Sì. di te. Fai attenzione. Sì. E tu anche. Reynolds. Riportami Gunther sano e salvo. Me lo prometti? Te lo prometto. Reynolds. Signor Ehrlich Hofer, crede veramente che questa volta conquisterà il Nanga Parbat? Certo, altrimenti resterei a casa. Quanto è alto il Nanga Parbat? Abbastanza. E volete raggiungere la vetta? Beh, certo. Tutti vogliamo arrivare in cima. Il suo nome, prego. La nostra guida alpina si vede già sulla vetta per prima. Interessante. Vi sentite alleati o siete rivali? Per arrivare servono una buona cordata e ambizione. Quindi alleati e rivali. Veramente... Scusate, permettetemi di aggiungere 2 parole. Sebbene sia importante la persona, qui il lavoro di squadra è in primo piano, è quello che conta. Tutti i membri della spedizione sono ansiosi di seguire le orme degli eroi del 34, del 53 e del 62 che hanno rischiato le loro vite sul Nanga Parbat. Vi do alcuni dati della spedizione adesso. I costi ammontano a 130.000 marchi. 9 tonnellate di attrezzature e materiali che saranno trasportati in Pakistan via terra e la conquista della vetta è prevista per il solstizio estivo del 21 giugno. Grazie. Buona fortuna.
Parla. Che ci fa in camera nostra? Il nostro volo verso nord è stato cancellato. L'hotel, il magazzino, tutto costa più del previsto. E piano piano i soldi stanno finendo. Quindi siamo bloccati qui. Il senatore Burda è qui. Qui a Rawalpindi. Burda, l'editore della rivista Bunte, ha già pagato i diritti di pubblicazione della nostra spedizione. Ci ha invitato questa sera. Tutta la squadra. Bene, mi fa piacere. Ecco, sarebbe un'ottima occasione per sottolineare il significato della nostra spedizione. Devo chiedergli dei soldi. Dovresti parlare con lui, entusiasmarlo. Io non lo so fare. Io non sono bravo in queste cose. Già. A proposito, il cuoco è svevo. Cucinerà spezzle e torta di ciliegie. Fantastico. Agli uomini coraggiosi che hanno perso la loro vita sul Nanga Parbat. Salute. 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 Allora. A tutti loro. Le montagne pretendono grandi sacrifici, non è così? E nessuna ha mietuto così tante vittime come la montagna del destino. È stato emozionante vedere finalmente nel 1953 la bandiera tedesca sulla vetta del Nanga Parbat. Era una bandiera tirolese. Ah. Sì. L'uomo che per primo ha raggiunto la vetta era Hermann Bull, un austriaco. Mi dispiace. Capisco. Ho sempre considerato gli austriaci parte del popolo tedesco. Del resto si trattava di una spedizione tedesca. Questa montagna ha preteso così tante vittime dalla nostra nazione che può essere scalata solo sotto la guida dei tedeschi. Se parliamo di vittime, ce ne sono altrettante tra gli Sherpa, i Gurkha e Unza locali, insieme a tedeschi, austriaci e sudtirolesi. E non dimentichiamo che il primo tentativo l'ha fatto un inglese e anche lui ha pagato con la vita. Mammeri. Le grandi spedizioni tedesche degli anni 30 e 40 erano destinate al fallimento. Troppo impegnative. Erano imprese militari, azioni colonialistiche con sperpero di materiali. Gli ingenti sforzi logistici hanno precluso la capacità di agire in modo rapido e spontaneo. Per il Nanga sono necessari accampamenti ad altitudini intermedie, materiali, disciplina. Anche. Organizzazione, lavoro di squadra e pianificazione, secondo lei, non sono indispensabili per una spedizione sull'Himalaya, giusto? Preparazione e istinto vanno di pari passo. La montagna è caotica, freddo, caldo, neve, rarefazione, valanghe. Solo uno di questi fattori è sufficiente per stravolgere qualsiasi piano. Mammeri nel 1985 non aveva attrezzatura, ma il giusto istinto. Così come Bull. Hermann Bull è salito da solo dall'ultimo accampamento contrariamente agli ordini della guida, perché ha sentito che solo così poteva farcela. Quando è tornato dopo 41 ore era quasi morto, ma aveva compiuto ciò in cui nessuno credeva. Anche lui ha dichiarato che è impossibile raggiungere la cima dalla parete Rupal. È questa la sfida. Perché è così difficile salire dalla parete Rupal? Ha mai visto la parete nord dell'Eiger con i suoi occhi? La parete Rupal è 3 volte più alta. Nelle ultime 3 spedizioni non sono riusciti a superare i 1000 metri dalla cima. Le condizioni meteorologiche sono le peggiori di tutti i versanti del Nanga. I portatori salgono fino a metà. Significa che bisogna portarsi l'attrezzatura. Ma le vere difficoltà cominciano in alto, nella zona della morte, laddove l'ossigeno scarseggia, dove il corpo esaurisce le forze. La gola di Merkel è cruciale. Chi la supera arriva fino alla vetta. Ma se è davvero possibile lo sapremo solo lassù. Mi permetta, giovanotto, cosa la spinge a salire su una delle montagne più alte del mondo se non sa se riuscirà a scendere? Per la patria? La fama? L'onore? Mi scusi, vorrei sentire cosa ha da dire questo ragazzo. Perché un pittore dipinge? Significa che lo scalatore sarebbe un artista? E si comporta in modo egoista come un artista? È egoista quanto il suo mecenate. Se un quadro è bello, tutti ci guadagnano.
Bravo, adesso Carl ti odia. Dovrebbe ringraziarmi. Urda gli ha firmato un assegno in bianco. La serata è andata molto bene. Peggio ancora, adesso si sente tuo debitore. Il Nanga! È così che l'ho sempre immaginato. E ora dobbiamo solo scalarlo. Essere i primi sulla vetta. आगे Tenete il passo! Avanti, ragazzi, avanti! Andiamo! Detesto marciare in fila. Non ci pensare. Se rompessimo le righe, a Ehrlichhofer verrebbe un infarto. Tutto bene? I campi in quota 1, 2 e 3 sono presidiati. Questa volta ce la facciamo. Le previsioni. Il tempo sta cambiando. Devono tornare. Maledizione! Riuscite a sentirmi? Tornate indietro! Sconderare tutti i campi! Ripeto, sconderare tutti i campi! Tornate indietro! State tutti bene? Rispondete! Cari tutti, siamo sul Nanga Parbat da quasi un mese. 3 campi sono stati collocati in posizioni strategiche e sicure. Da un paio di giorni c'è una bufera. Siamo sepolti dalla neve, ma stiamo bene. Abbiamo cibo ancora per 3 giorni. Il capo della spedizione ci ha ordinato di tornare al campo base, ma abbiamo deciso di rimanere qui. Durante il giorno spesso la temperatura supera i 20 gradi, ma di notte scende anche a -30. Ci arrampichiamo da mezzanotte fino alle prime ore del mattino. Da mezzogiorno ci sono continue valanghe. I giorni si confondono, tutto è sfocato.
Quello che ci sembrava importante ormai è indifferente. Eppure ci sentiamo al sicuro e speriamo che il tempo migliori. E naturalmente sogniamo la vetta. Siete sempre nei nostri pensieri, Gunther e Reynold. Quella montagna ci ha uniti l'uno all'altro come mai prima. Come una sola persona. Ci capivamo senza parlare, senza doverci dare spiegazioni. Cosa vuol dire che non tornano? Hanno detto così. Detto cosa? Cosa vogliono fare con questo tempo? Vogliono tenere la posizione al campo, acclimatarsi. Al diavolo cosa vogliono fare? Devono ubbidire ai miei ordini. Qui si fa ancora come dico io. Forse è un bene che qualcuno mantenga la posizione. Cosa? Questo non devono deciderlo i fratelli Messner. Il successo di una spedizione si basa sul fatto che la catena di comando non debba essere messa in discussione da nessuno. I Messner fanno sempre di testa loro. Presi uno per uno sono insolenti, ma insieme sono insopportabili. Avrei dovuto dividerli dall'inizio, come per le altre cordate. Ehi, guarda chi sta arrivando. Felix il secchione. Adesso siamo a posto. Beh? È di Carl, il piano. C'è un piano, che novità, cosa dice? Guardatelo. Felix è terribilmente ostinato. Sei davvero gentile. Dovrei lavorare 3 giorni per mettere in sicurezza il canalone Miracle insieme agli altri perché tu, Peter e Felix raggiungiate la vetta. Non ti arrabbiare. Non arrabbiarmi. Salire e scendere per 3 giorni nella zona della morte è più dura che arrivare sulla vetta. Esatto. Un incompetente da ordini che non possono essere rispettati. Vuole solo dividerci. E quindi? Scendiamo. Tanto il tempo non migliora. Maledetti zingari! Quando ordino di tornare a valle rimangono su nella bufera di neve. Quando dovrebbero presidiare il campo scendono. Questa è anarchia. E intanto il tempo passa. Siamo qui già da 6 settimane e adesso dobbiamo ricominciare tutto da capo. Un'attesa infinita. Amore mio, tu fai un ottimo lavoro. Tutte le vette sono state conquistate. Bisogna cercare le vie più difficili. E poi verranno le traversate. In futuro si parlerà solo di quelle a 8000 metri. Sì, può darsi, ma non sul Nanga. Carl non darà mai il permesso per una traversata. Mai. E se scendi dal versante di Amir, allora... è morte certa, senza dubbio. Qualcuno attraverserà il Nanga. Siamo proprio dei pazzi. Siamo qui al campo base, il tempo fa schifo e voi state qui a vaneggiare su una possibile traversata. Non riusciamo neanche a salire sulla parete rupa. Allora, ragazzi, che si fa? C'è ancora una birra? Buona. Cosa dicono le previsioni? Sono invariate. Grande. Maledizione. Anche nel 53 la spedizione era in bilico. Quel Bull. Lo vedo ancora. Tracciare il sentiero. La via del successo. Che slancio. Che determinazione. Come se niente potesse fermarlo. È tardi. Mi ritiro. Vado a fare 2 passi. Carl porta un po' di vita nella baracca. Per Carl non possiamo pensare con la nostra testa, come ha fatto Bull. Nel 53 è andato da solo sulla vetta contro i suoi ordini. E questo Carl non gliel'ha mai perdonato, perché non è stato un successo di squadra.
Lui vuole che queste spedizioni siano una sua vittoria. Reynold, senza di lui nessuno sarebbe qua. Non ho studiato come voi, ma so che ogni spedizione ha bisogno di una guida. E gli ordini vanno eseguiti. Perché segue ciecamente Carl? Perché Felix è un soldato. Vuole arrivare sulla vetta. E per primo. Per questo ha bisogno di Carla. Tutti noi lo vogliamo. Chi si ricorda di qualcuno che è arrivato secondo? Che attesa infinita. Siamo bloccati qui e non succede niente. Hai ragione. Sta passando troppo tempo. Reynold. Prego. Grazie. Questa è l'ultima lettera di mio fratello. L'ha scritta poco prima di morire. Ho giurato a me stesso, un giorno tu guiderai una spedizione sul Nanga Parbat. E questa è la 7ª. Quanto tempo abbiamo ancora? Il 7 luglio scade il permesso. Anche se il tempo è brutto, parto con Gunther. Un'ultima volta. Saliamo fino al campo 3. E se il tempo migliora, proseguiamo. In caso contrario, torniamo giù. E basta. Quando? Questa sera. Bene. Bene. Adesso all'improvviso ti ascolta. Vuole il successo. E il tempo stringe. A Felix certo non piacerà. Felix ci seguirà domani con Peter, come seconda cordata. Carla ha sempre un piano B. Ora guardate qua e sorridete. Sta bruciando. Gunther, che fortuna. Il tempo migliora. Finalmente è arrivato un periodo di bel tempo. Lavorando duramente, i campi in quota sono stati riallestiti tutti. Reynold, Felix e Peter hanno fatto in fretta. La gara è iniziata. Poco a poco stiamo scalando la parete. Vado avanti! Fino all'assalto finale. L'ora è giunta. Tutti i campi sono presidiati. I rifornimenti sono organizzati. Il mio piano d'attacco è pronto. Reynold... Aspetta, Carla. Ci sei? Sì. Reynold e Peter? Oppure Felix? Saliranno sulla vetta attraverso il canalone Merkle. Günther e Gerard, che restano al campo in quota,
Hanno il compito di assicurare il canalone per la discesa con funi di fissaggio. Che aspettiamo ancora non ce la faremo mai. Fra un paio di giorni arriveranno i monsoni e sarà finita. Herman, Hans e gli altri devono ancora portare materiale che ci serve. Non abbiamo abbastanza corda. Assurdo. Qui campo 4. Campo base. Rispondete. Qui è Carl. Sono in ascolto. Le nuvole si avvicinano sempre più. Passo. Sì, lo so. Il tempo non terrà per molto. Passo. Günther, Gerhard e io vogliamo salire al campo 5 stasera. Se le previsioni sono buone, domani assicuriamo la parte inferiore del canalone. Altrimenti cercherò di salire io da solo. Fin dove arrivo, anche fino alla vetta. No. Ci dobbiamo attenere al piano. E il mio piano prevede... Non avremo nessun'altra possibilità con il peggioramento del tempo. Passo. Rispondete. Rispondete. Reynold, hai letto nel mio cuore. Carl, più in alto non avremo la radio. Ci puoi comunicare le condizioni meteo con dei razzi? Rosso per il brutto tempo e blu per il bel tempo. Passo. D'accordo. Blu se è bello. Rosso se è brutto. Se è rosso tenterò la scalata da solo. Passo. Buona fortuna. Sono accanto a voi nello spirito. Chiudo. Questo non era il tuo piano. Quello che conta è solo la vittoria. Rosso, brutto. Ci siamo allora. Siamo scioccati vedendo un razzo rosso salire nel cielo. Il segnale per il brutto tempo. A mezzanotte parto e vedo fin dove arrivo. Cercherò di ritornare entro sera. Assicurate la parte inferiore del canalone. Ed aspettatemi fino a quando non torno. Qualunque cosa succeda. Abbiamo solo 200 metri di corda. Tagliatela a pezzi e mettetela nei punti più difficili. Da un rapido controllo, il colore dell'etichetta del razzo era sbagliato. Perché ha smesso di scrivere? Il colore dell'etichetta del razzo era sbagliato. Ho la gola completamente in fiamme. Se non migliora, devo tornare al campo base. Qui ognuno ha un piano diverso. Forse abbiamo osato troppo, come la torre di Babele. Fino a domattina è impossibile comunicare con il campo in quota.
Con questo tempo Reynolds di sicuro arriverà in vetta. E noi dobbiamo assicurargli la discesa. Non è possibile, che cazzo, fanculo! Non ci sto, stiamo lavorando per niente. Vieni, inseguiamo Reynolds. Sei matto? Reynolds è avanti di ore! Non importa, ha tracciato la via. Dobbiamo fissare le corde, Gunter. Reynolds si fida di noi e poi... la mia gola. Non riesco a respirare. Allora, vieni o no? È troppo pericoloso. Non abbiamo niente, né sacco a pelo, né da mangiare, niente. Gunter! È una pazzia! Gunter! Gunter! Questa volta ce la facciamo. Quattro ore. 600 metri in 4 ore a questa altitudine. Sei impazzito. Non è stato difficile. Hai tracciato la via. Hai portato la corda. Assicurata la discesa. Solo iniziato. E Geralt? È tornato indietro, a mal di gola. E ora? Sono qua. Hai perso la testa. Il piano era che con il razzo rosso e il brutto tempo sarei andato da solo, su e giù, veloce. Ora sarà più dura. Era il tuo di piano. Tu sali in cima e io mi faccio il culo. Non è così, Gunter. E come? Fai sempre quello che ti pare e vuoi che io resti a guardare? Se saliamo adesso, dobbiamo passare la notte in vetta. Senza equipaggiamento. Senza niente. E non hai assicurato la discesa. Non abbiamo corde per il ritorno. Va bene, ho fatto un casino, sei contento? Ma tanto le corde non ci sono né adesso né più tardi. Possiamo arrivare fino in vetta. Non è così lontano. Sei troppo stanco, Gunter. Sto bene. Ce la faccio. E va bene. Noi ci apparteniamo. L'hai già dimenticato? Sì. Andiamo. Non manca molto.
Bene. Non abbiamo più tempo. Dobbiamo scendere. Andiamo, Gunther. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oggi, dopo molti anni, posso dire che la maledizione degli dèi ha perseguitato tutti noi che eravamo là. Come una vendetta nei confronti dell'uomo che dal basso aveva osato innalzarsi verso le limpide altezze del lontano Kashmir. Reynolds, aspetta. Tutto a posto? Stanco, non ce la faccio. Fatti forza e alzati. Dobbiamo scendere, presto sarà buio. Non possiamo scendere da quella parte, sembra più facile. Dobbiamo scendere da dove siamo saliti. Dai, vieni. Potremmo riattraversare il canalone più in basso. Vado a vedere. Peter e Felix questa notte tenteranno di salire in vetta. La retroguardia assicurerà il canalone Merkle. Siamo però preoccupati per il destino dei fratelli Messner. Pare che Günther abbia seguito Reynolds senza equipaggiamento. Nessuno ha più contatti con loro. Funziona ancora. Di notte, senza equipaggiamento, le possibilità di sopravvivere sono praticamente nulle. Abbiamo coperte! Coperta, dammela. Non c'è nessuna coperta! Coperta. Basta adesso! Sei impazzito! Ne senti ancora le dita? Non lo so. Muovile! Devi muovere le dita! Non riesco a sentire niente. Moriremo. Mi senti? Noi non moriremo! Sì, invece. Devi resistere! Non devi preoccuparti. Sanno cavarsela tutti e due. Gunther. Gunther.
Cerco di arrivare al canalone e trovare una via per scendere. Sei diventato matto. Siete arrivati sul troppo difficile! Impossibile! Eravamo perduti. Felix non poteva salire e noi non potevamo scendere. Tutto era impossibile. Sarebbe stato un suicidio. Dovevo prendere una decisione. È tutto a posto! Cosa farete? Cercheremo di scendere dall'altro versante! Dobbiamo scendere senza aiuto! Sono stanco. No, ho così freddo. Non resisto fino a stanotte. Ce la faremo, Gunther. Io adesso vado avanti e cerco di trovare la via migliore. No. Non lasciarmi solo. Non ti lascio solo. Dopo 2 giorni nella zona della morte e una terribile notte, i due scendono per una via sconosciuta e senza equipaggiamento dal versante di Amir, dove non erano state fissate corde di ancoraggio, dove non c'era nessun campo e dove non si poteva mandare nessun aiuto. Ad attenderli c'era solo la morte. Ce la facciamo! Seguimi! La cima è nostra. Guarda, è De Mesner.
Messner sono morti. In qualche punto là sotto. Hanno sempre fatto di testa loro. Si sono allontanati dalla squadra. Leader, siamo i conquistatori della vetta. Siamo i conquistatori della vetta. Dall'alto non si vedeva nulla. Ci perdevamo di continuo. C'erano precipizi ovunque, nella zona della morte. Ci siamo infilati in una trappola. Con la decisione di salire in vetta senza corde, abbiamo firmato la nostra condanna. Ma abbiamo combattuto per sopravvivere. Ci guidava una paura terribile. Dobbiamo tornare indietro. Non si vede niente. Non abbiamo notizie da giorni. Che diavolo succede? Uomini morti. Montagna dorme. Questa montagna non dorme mai? Altrimenti se ne va! Vieni! Chi? Non possiamo perderlo! Come stai? Che è successo al guanto? Bevi. C'è qualcuno che mi indica la strada. A volte è davanti a me, a volte è dietro. Ci indica la via. Chi è? Non lo so. Sei pazzo. No, l'ho visto. Non possiamo rimanere qui. Devo riposarmi.
Gunther! Dobbiamo scendere! Troveremo i vestiti! Dobbiamo essere più prima che arrivi il sole! Da questa parte! Andiamo! È ancora lì. Valanga, Gunther! Andiamo! Stai bene? Sei ferito? Oh. Alzati! Non ce la faccio più. Gunther! Andiamo! Ce la facciamo! Reynold. Gunther, vieni! Scendiamo a sinistra!
Perché non arriva? Günther. Reinhold! Gunther! Hey! Allora, Reinhold e Gunther sono rimasti su. Finalmente abbiamo notizie. Peter e Felix sono arrivati sani e salvi al campo 4 dopo aver raggiunto con successo la vetta. La nostra gioia per la conquista del Nanga Parbat è offuscata dalla notizia che i fratelli Messner hanno abbandonato l'itinerario sicuro della spedizione e sono scomparsi. Informeremo al più presto le autorità competenti su quanto accaduto. Per evitare ulteriori rischi, proibisco ogni altro tentativo. La spedizione ha raggiunto l'obiettivo. La squadra ha l'ordine di tornare immediatamente al campo base. Maledizione. Felix, sono tornati! Sono loro! Siete qua? Oh, bravi ragazzi. È carica. Vai laggiù. Bravi. Sono fiero di voi. I Messner non hanno potuto raggiungere la vetta. E dopo averli visti? Non potevate salire verso di loro? La parte superiore del canalone è impraticabile. Impossibile. 125 su 75. Bene. Tutto a posto. Adesso dovete riposarvi. Vincere e tuttavia perdere. Partiamo. Ma non possiamo senza di loro. Non possiamo fare più niente. Devo ancora fare le analisi del sangue. Non posso essere responsabile di chi non obbedisce ai miei ordini.
देखो कोई आ रहा है। Rupal, capo base. Qui, Nanga Parbat. Che cos'era, ragazzi? चलो आ जाओ, शाबाश, बढ़िया, इसको चलो, शाबाश, बढ़िया उठा। No, non morirò. Non voglio morire. No, non morirò. Non posso morire. Devo trovare mio fratello. Riportami Gunther sano e salvo. Carl? Cosa c'è? Carl, Reynolds e Gunther potrebbero essere passati dal versante di Amir. Cosa? È impossibile, come ti viene in mente? Reynolds ne aveva parlato. E quando? Al campo base. Sono soltanto fantasie, nient'altro. Ma non possiamo lasciarli. Ho fame. चलो हम चलते हैं। Bravo. Grazie, è stato un onore. Grazie. Grazie tanto. Grazie tanto. Grazie. Rendiamo onore a chi torna vittorioso. Grazie. Grazie ancora. Prego, capitano. Vai lì, più vicino, più vicino. Così. Tutti insieme, forza! अस्सलाम वालेकुम।
हाँ भैया, मैं आपका क्या मदद कर सकूँगा? अस्पताल ले जाऊँगा। हाँ? और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? नहीं इंतजार हो रहा है, काम करा था। आराम से देखो, आराम से। ब्रिज ब्रो गिलगित जाती। जीप अदर साइड। Go alone now. Go. Go now. Da dove arrivi? Ho saputo che 2 uomini sono morti sul Nanga Parbat. Io sono uno dei 2. Fermi! जल्दी मदद की जरूरत है। Stop! Stop! Fermatevi! Stop! Fermi! Reynold. Reynold. Oh, Reynold. Grazie a Dio sei qui. Tranquillo, Reynold. Sono io. Dove siete stati? Calmati. Non c'è niente di importante adesso, Reynold. Devi solo pensare a te stesso. Prendi il kit del pronto soccorso. Non posso tornare senza di lui. Calmati, andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, interrompiamo il programma con una notizia straordinaria. Proprio adesso abbiamo saputo che la spedizione tedesca al Nanga Parbat, diretta dal dottor Karl Ehrlichhofer, è stata coronata dal successo.
In base alle prime notizie ufficiali, la vetta di 8.125 metri è stata raggiunta il 27 giugno di quest'anno. La vittoria è però offuscata dalla notizia della morte di un membro della spedizione. Purtroppo non sappiamo ancora di chi si tratti. Gunther. Appena giungeranno altre notizie, vi aggiorneremo sulla situazione. E ora... Là, il Vorenkopf. Là è morto mio fratello. Se fossi stato con lui avrei potuto... È il destino dei fratelli minori rimanere all'ombra dei fratelli più grandi. Noi, vieni no! Lei è una vera e propria celebrità. Lo sa? Guardi qui. Molte strade conducono a Dio. Qualcuno può condurre sulle montagne. Per coloro che tornano e per coloro che rimangono lassù per sempre. Dovunque andiamo, qualunque cosa facciamo, abbiamo delle responsabilità. Responsabilità per noi stessi e per gli altri. Chi però si prende la responsabilità spesso si fa carico anche del dolore e della colpa. E con la colpa arriva la paura. E nel momento in cui la paura ha il sopravvento, arriva la salvezza. Né Carl né Felix sono venuti al funerale. Per Carly il Nanga sarà sempre la montagna del destino, ma è solo una montagna, una formazione geologica. Siamo noi ad attribuirle un'emozione.